Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Esmololo cloridrato ICMA. ICMA Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 22 settembre 2021. Cos'è Esmololo cloridrato ICMA? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere esmololo cloridrato ICMA durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è esmololo cloridrato ICMA? Esmololo cloridrato ICMA è un farmaco a base del principio attivo esmololo cloridrato, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti selettivi e nello specifico beta-bloccanti selettivi. È commercializzato in Italia dall'azienda ICMA Italia SPA. Esmololo cloridrato ICMA può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Esmololo cloridrato ICMA 10 mg/ml. Soluzione iniettabile 10 flaconcini 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: ICMA Farmaceutica SA. Concessionario: ICMA Italia SPA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: esmololo cloridrato. Gruppo terapeutico: beta-bloccanti selettivi. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni: tachicardia sopraventricolare, eccetto per le sindromi di preeccitazione o tachicardia sinusale non compensatoria. Esmololo cloridrato ICMA è indicato per il rapido controllo della velocità ventricolare in pazienti con fibrillazione atriali o flutter atriale in perioperatorio, postoperatorio o altre circostanze in cui è desiderabile il controllo a breve termine della velocità ventricolare con un agente ad azione rapida. Esmololo cloridrato ICMA è anche indicato per la tachicardia sinusale non compensatoria in cui, a giudizio del medico, la rapida velocità cardiaca richiede un intervento specifico. Tachicardia e ipertensione che si verificano nella fase perioperatoria. Il trattamento della tachicardia e dell'ipertensione che si verificano durante l'induzione dell'anestesia e dell'intubazione tracheale, durante l'intervento chirurgico, in emergenza a seguito di anestesia, e nel periodo postoperatorio, quando a giudizio del medico tale intervento specifico ha considerato o indicato. Esmololo cloridrato ICMA non ha indicato per l'uso nei bambini fino ai 18 anni di età, vedere paragrafo 4, 2. Esmololo cloridrato ICMA non ha indicato per l'uso nelle terapie croniche. Posologia. Esmololo cloridrato ICMA ha una soluzione pronta all'uso di 10 mg/ml raccomandata per la somministrazione endovenosa. Questa forma di dosaggio viene usata per somministrare l'appropriata dose di carico di esmololo cloridrato ICMA o una dose in bolo tramite siringa manualmente. Tachiaritmia sopraventricolare, eccetto per le sindromi di preeccitazione o tachicardia sinusale non compensatoria. Il dosaggio di esmololo cloridrato ICMA nella tachiaritmia sopraventricolare deve essere individualmente adattato come indicato nel diagramma di flusso seguente. Carta di flusso per l'inizio ed il mantenimento del trattamento. Dose d'attacco. Può essere necessario un aggiustamento delle dose d'attacco in base alla risposta emodinamica, frequenza cardiaca, pressione sanguigna. Dose di mantenimento. Per un dosaggio continuo e progressivo, una dose di mantenimento efficace è compresa tra 50 e 200 microgrammi/kg/minuto. Possono essere utilizzate dosi di 25 microgrammi/kg/minuto. Può essere necessario un aggiustamento delle dose di mantenimento in base alla risposta emodinamica desiderata. La somministrazione di dosi superiori a 200 mcg/kg/min fornisce un piccolo effetto di riduzione della frequenza cardiaca e aumenta la frequenza delle reazioni avverse. Dose di attacco e dosi di mantenimento di esmololo cloridrato ICMA da somministrare per pazienti con pesi diversi sono evidenziate nella tabella 1 e 2 rispettivamente. Tabella 1. Volume di esmololo cloridrato ICMA 10 mg/ml richiesto per una dose iniziale d'attacco di 500 mcg/kg/minuto. Peso del paziente: chilogrammi 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Volume ml 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Tabella 2. Volume di esmololo cloridrato ICMA 10 mg/ml richiesto per fornire
definire dosi di mantenimento per infusioni tra 12,5 e 300 mcg/kg/minuto. Peso del paziente, chilogrammi. Dosi di infusione 12,5 mcg/kg/min, 25 mcg/kg/min, 50 mcg/kg/min, 100 mcg/kg/min, 150 mcg/kg/min, 200 mcg/kg/min, 300 mcg/kg/min. Quantità da somministrare per ora per raggiungere la dose ml/hr: 43 ml/hr, 6 ml/hr, 12 ml/hr, 24 ml/hr, 36 ml/hr, 48 ml/hr, 72 ml/hr, 50 3,75 ml/hr, 7,5 ml/hr, 15 ml/hr, 30 ml/hr, 45 ml/hr, 60 ml/hr, 90 ml/hr, 64 5 ml/hr, 9 ml/hr, 18 ml/hr, 36 ml/hr, 54 ml/hr, 72 ml/hr, 108 ml/hr, 70 5,25 ml/hr, 10,5 ml/hr, 21 ml/hr, 42 ml/hr, 63 ml/hr, 84 ml/hr, 126 ml/hr, 86 ml/hr, 12 ml/hr, 24 ml/hr, 48 ml/hr, 72 ml/hr, 96 ml/hr, 144 ml/hr, 96,75 ml/hr, 13,5 ml/hr, 27 ml/hr, 54 ml/hr, 81 ml/hr, 108 ml/hr, 162 ml/hr, 107 5 ml/hr, 15 ml/hr, 30 ml/hr, 60 ml/hr, 90 ml/hr, 120 ml/hr, 180 ml/hr, 110 8,25 ml/hr, 16,5 ml/hr, 33 ml/hr, 66 ml/hr, 99 ml/hr, 132 ml/hr, 198 ml/hr, 129 ml/hr, 18 ml/hr, 36 ml/hr, 72 ml/hr, 108 ml/hr, 144 ml/hr, 216 ml/hr, 1 ml di esmololo cloridrato ICMA equivalente a 10 mg di esmololo. Appena si raggiunge la frequenza cardiaca desiderata o condizioni fisiologiche sicure, per esempio, abbassamento della pressione sanguigna, omettere la dose d'attacco e ridurre la dose di mantenimento nell'infusione da 50 microgrammi/kg/minuto a 25 microgrammi/kg/minuto o meno. Se necessario, l'intervallo tra uno step e l'altro può essere aumentato da 5 a 10 minuti. Tachicardia perioperatoria ed ipertensione. Per la tachicardia perioperatoria e l'ipertensione il regime di dosaggio può variare come segue. Per il trattamento intraoperatorio, durante l'anestesia quando è necessario un controllo immediato. Iniettare una dose sotto forma di un bolo da 80 mg in 15-30 secondi, seguita da un'infusione di 150 microgrammi/kg/min. Regolare la velocità di infusione come richiesto fino a 300 microgrammi/kg/min. Il volume di infusione richiesto a seconda del diverso peso dei pazienti è indicato nella tabella 2. Al momento del risveglio dall'anestesia, iniettare 500 microgrammi/kg/min per 4 minuti e continuare con l'infusione di 300 microgrammi/kg/min. Il volume di infusione richiesto a seconda del diverso peso dei pazienti è indicato nella tabella 2. In situazioni post-operatorie quando ha possibile la titolazione, iniettare una dose d'attacco di 500 microgrammi/kg/min per 1 minuto prima di ogni fase di titolazione per produrre una rapida risposta. Usare fasi di titolazione di 50, 100, 150, 200, 250 e 300 microgrammi/kg/min per 4 minuti e fermarsi quando si raggiunge l'effetto terapeutico desiderato. Il volume di infusione richiesto a seconda del diverso peso dei pazienti è indicato nella tabella 2. Dose massima raccomandata.
Per un adeguato controllo della pressione arteriosa, possono essere necessari dosaggi più elevati, 250-300 mcg/kg/min. La sicurezza di dosaggi superiori a 300 mcg/kg/min non è stata adeguatamente studiata. Effetti potenziali da considerare durante il trattamento con esmololo-cloridrato ICMA. In caso di comparsa di effetti collaterali, il dosaggio di esmololo-cloridrato ICMA può essere ridotto o la sua somministrazione interrotta. Gli effetti indesiderati dovrebbero risolversi in 30 minuti. Se si verifica una reazione locale al sito di infusione, deve essere usato un sito di infusione alternativo e si deve fare attenzione per prevenire uno stravaso. La somministrazione di esmololo-cloridrato ICMA per periodi maggiori di 24 ore non è stata completamente valutata. Infusioni per PA di 24 ore devono essere effettuate solo con attenzione. Si consiglia di terminare l'infusione gradualmente per evitare il rischio di una tachicardia ed una ipertensione di Aeros rimbalzo Aeros. Come con tutti i beta bloccanti, dato che gli effetti dovuti all'interruzione non possono essere esclusi, attenzione va prestata nell'interruzione repentina dell'infusione di esmololo-cloridrato ICMA in pazienti con malattie coronariche. Sostituzione della terapia con esmololo-cloridrato ICMA con farmaci alternativi. Dopo che nei pazienti si raggiungono un adeguato controllo della frequenza cardiaca ed uno stato clinico stabile, si può passare ad una terapia con farmaci alternativi, come antiaritmici o calcioantagonisti. Riduzione del dosaggio. Quando esmololo-cloridrato ICMA viene sostituito da farmaci alternativi, il medico deve considerare attentamente le istruzioni del farmaco alternativo prescelto e ridurre il dosaggio di esmololo-cloridrato ICMA secondo quanto segue. Entro la prima ora dalla prima dose del farmaco alternativo, ridurre della metà, 50%, la velocità di infusione di esmololo-cloridrato ICMA. Dopo la somministrazione della seconda dose del farmaco alternativo, monitorare la risposta del paziente e se si mantiene un controllo soddisfacente per la prima ora, interrompere l'infusione di esmololo-cloridrato ICMA. Ulteriori informazioni sul dosaggio. Quando si raggiunge l'effetto terapeutico desiderato o condizioni fisiologiche sicure per il paziente, per esempio abbassamento della pressione sanguigna, omettere la dose di carico e ridurre la dose di mantenimento a 12,5 o 25 microgrammi/kg/minuto. Inoltre è possibile, se si desidera, aumentare l'intervallo tra uno step e l'altro da 5 a 10 minuti. La somministrazione di esmololo-cloridrato ICMA deve essere interrotta quando la frequenza cardiaca o la pressione sanguigna rapidamente raggiungono o superano un limite di sicurezza e quindi quando la frequenza cardiaca o la pressione sanguigna sono ritornate ad un livello accettabile, ricominciare la somministrazione senza bolo e da una dose più bassa. Popolazioni speciali. Anziani. Gli anziani devono essere trattati con attenzione, iniziando con un dosaggio più basso. Non sono stati condotti studi speciali negli anziani. Tuttavia, l'analisi dei dati in 252 pazienti con PA di 65 anni non hanno indicato variazioni negli effetti farmacodinamici paragonati a quelli raccolti in pazienti con meno di 65 anni. Pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale è necessario porre attenzione quando si somministra esmololo-cloridrato ICMA, dato che il metabolita acido di esmololo-cloridrato ICMA è eliminato immodificato dai reni. L'eliminazione del metabolita acido ha significativamente diminuita nei pazienti con malattia renale ad uno stadio finale. L'emivita di eliminazione aumenta di circa 10 volte rispetto alla norma ed i livelli plasmatici sono considerevolmente elevati. Pazienti con insufficienza epatica. In caso di insufficienza epatica non sono necessarie precauzioni speciali dato che le esterasi nei globuli rossi hanno un ruolo principale nel metabolismo di esmololo-cloridrato ICMA. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di esmololo-cloridrato ICMA nei bambini fino a 18 anni non è stata ancora dimostrata. Quindi, esmololo-cloridrato ICMA non è indicato per l'uso nella popolazione pediatrica, vedere paragrafo 4.1. I dati attualmente disponibili sono descritti nelle sezioni 5.1 e 5.2, ma nessuna raccomandazione può essere fatta sulla posologia. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, ha possibile una sensibilità incrociata tra beta bloccanti, elencati al paragrafo 6.1. Grave bradicardia sinusale, meno di 50 battiti al minuto. Disfunzione del nodo del seno. Gravi disturbi nella conduzione del nodo AV, senza pacemaker. Blocco AV di secondo o terzo grado. Shock cardiogenico. Grave ipotensione. Insufficienza cardiaca scompensata. Somministrazione endovenosa concomitante o recente di Verapamil. Esmololo-cloridrato ICMA non deve essere somministrato entro 48 ore dall'interruzione di Verapamil, vedere paragrafo 4.5. Feocromocituma non trattato. Ipertensione polmonare. Attacco asmatico acuto.
Acidosi metabolica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Si raccomanda di monitorare continuamente la pressione sanguigna e l'ECG in tutti i pazienti trattati con esmololo cloridrato ICMA. L'uso di esmololo cloridrato ICMA per il controllo della risposta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Deve essere usata cautela nel caso in cui esmololo cloridrato ICMA venga usato con agenti antiipertensivi o con altri farmaci che possono causare ipotensione o bradicardia. Gli effetti di esmololo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere esmololo cloridrato ICMA insieme ad altri farmaci come Eurosaltiazema Euro, Aerosangizema Euro, Aerosdiladella Euro, Aerosdiltiazem Doc Generica Euro, Aerosdiltiazem Mega Euro, Aerosdiltiazem Milan Generic Sa Euro, Aerosdiltiazem Ratiofarma Euro, Aerosdiltiazem Sandoza Euro, Aerosdilcenea Euro, Aerosgilenia Euro, Aerosisoptin, compressa a rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Aerosisoptin, soluzione, uso interno, a Euro, Aerostiliema Euro, Aerosverapamil Doc Generica Euro, Aerosverapamil Lega Euro, Aerosverapamil Exala Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere esmololo cloridrato ICMA durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere esmololo cloridrato ICMA durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Ci sono dati limitati sull'uso dell'esmololo cloridrato nelle donne in stato di gravidanza. Studi sugli animali hanno mostrato tossicità riproduttiva, VED. Paragrafo 5.3. Esmololo cloridrato non ha raccomandato durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non rilevanti. Effetti indesiderati. In caso di effetti indesiderati, la dose di esmololo cloridrato ICMA può essere ridotta o interrotta. La maggior parte delle reazioni avverse osservate sono lievi e transitori. La più importante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Casi di massivo sovradosaggio accidentale sono sopravvenuti con soluzioni concentrate di esmololo cloridrato ICMA. Alcuni di questi sovradosaggi sono stati fatali, mentre altri hanno causato invalidità permanente. Dosi di attacco variabili da 625 mg a 2,5 g, 12, 5, 50 mg/kg sono state fatali. Sintomi. In caso di sovradosaggio i seguenti sintomi possono verificarsi: grave ipotensione, bradicardia sinusale, blocco atrioventricolare, insufficienza cardiaca, shock cardiogenico, arresto cardiaco, broncospasmo, insufficienza respiratoria, perdita di coscienza fino al coma, convulsioni, nausea, vomito, ipoglicemia e ipercaliemia. Trattamento. A causa del suo breve tempo di eliminazione, emivita di circa 9 minuti, il primo passo nel trattamento della tossicità consiste nell'interruzione della somministrazione di esmololo cloridrato ICMA. Il tempo necessario per la scomparsa dei sintomi a seguito di sovradosaggio dipenderà dalla quantità di esmololo cloridrato ICMA somministrata. Ciò può richiedere più dei 30 minuti osservati con l'interruzione di esmololo cloridrato ICMA con dosi terapeutiche. Può essere necessaria la respirazione artificiale. In base agli effetti clinici osservati, devono essere considerati anche i seguenti provvedimenti generali: bradicardia, somministrazione endovenosa di atropina o un altro farmaco anticolinergico. Quando la bradicardia non può essere trattata sufficientemente può essere necessario un pacemaker. Broncospasmo. Somministrazione nebulizzata di Orbeta, 2, simpatico mimetico. Se questo non ha sufficiente può essere considerata la somministrazione endovenosa di un beta, 2, simpatico mimetico o aminofillina. Ipotensione sintomatica. Somministrazione endovenosa di liquidi o agenti pressori. Depressione cardiovascolare o shock cardiaco. Possono essere somministrati diuretici o simpaticomimetici. La dose di simpaticomimetici, a seconda dei sintomi, dobutamina, dopamina, noradrenalina, isoprenalina, eccetera, dipende dall'effetto terapeutico. Nel caso sia necessario un ulteriore trattamento, i seguenti agenti possono essere somministrati per via endovenosa in base alla situazione clinica e al giudizio del medico curante. Atropina. Agenti inotropici. Ioni di calcio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti beta bloccanti, selettivi, codice ATC. C07AB09. Esmololo cloridrato ICMA ha un agente bloccante dei recettori adrenergici beta selettivo, cardioselettivo.
Alle dosi terapeutiche l'esmololo non ha significativa attività intrinseca, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La cinetica dell'esmololo è lineare negli adulti sani, la concentrazione di plasma è proporzionale alla dose. Se una dose d'attacco non ha usata, allora le concentrazioni plasmatiche allo stato, dati preclinici di sicurezza. Nessun effetto teratogeno è stato osservato negli studi su animali. Nei conigli è stato osservato un effetto embriotossico, aumento nel riassorbimento fetale, che è stato probabilmente causato da esmololo. Questo, elenco degli eccipienti: sodio acetato triidrato, acido acetico glaciale, sodio idrossido e barra o acido cloridrico per l'aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.